In un'intervista del 1964, la più grande attrice della storia dice di sé: se mi chiedessero di dare un'opinione su me stessa, non la saprei dare. Non so nemmeno se sono capace di recitare, non so se sono una brava attrice. Ho dentro me tante figure, tante donne, 2000 donne. Ho soltanto bisogno di incontrarle e debbono essere vere. Ecco tutto. Anna Magnani introduce così perfettamente una questione che mi accompagna da prima che decidessi di fare di questa passione un mestiere e che ha incredibilmente a che fare col nostro tema. Io credo che gli attori, se lo sono davvero, vivano e incarnino la verità. Io credo l'opposto dell'idea comune che l'attore menta, che faccia dell'inganno il suo lavoro. Nella vita spesso infatti mi sono sentita dire: ma sì, ma chi ti crede, tu fai l'attrice? No, ma addirittura voi potete piangere a comando, no, tu sai mentire bene perché lo fai di lavoro. Eppure, come tutti sappiamo, i latini definivano persona la maschera di legno indossata dagli attori sul palco, che ne amplificavano i tratti caratteristici. E poi nel tempo persona ha assunto il significato di personaggio sulla scena e in seguito e tuttora significa individuo, uomo. Quindi persona deriva da maschera. E allora se le nostre individualità sono delle maschere, perché l'attore è considerato colui che finge? E se invece fosse un messaggero di verità? Se l'attore fosse nell'io, nell'unico modo in cui si può essere nell'io, ovvero concedendosi di essere l'altro? Mi spiego meglio. Nel 1998 io avevo 10 anni, un'età in cui secondo me si imparano le cose più importanti, e ancora non sapevo nulla né dell'io né delle maschere. Avevo però una caratteristica che le persone che avevo attorno mi riconoscevano, una curiosità viscerale per tutto quello che era l'individuo e l'umanità. Volevo fare tutto quello che facevano gli altri, volevo sapere cosa pensavano, volevo scoprire che cosa li riguardasse esteriormente ed intimamente, ma non con invadenza, con grande garbo da osservatrice. Un giorno agivo un'idea inconsapevolmente che anni dopo mi avrebbe folgorata, che avrebbe dato un senso al mio vagabondare alla ricerca di una risposta alla domanda chi sono io. Quel giorno io scoprivo che j'ai un autre, io è un altro. Mi trovavo in classe ed ero rabbuiata da tutta la mattina all'idea che avrei dovuto svolgere un compito di geografia di lì a poco, per il quale non ero assolutamente preparata. Ero talmente concentrata su questo, dovevo trovare un escamotage, una via di fuga, una scappatoia per saltare quel compito che assolutamente non mi andava. E ad un tratto ebbi un'illuminazione. Il giorno prima ero rimasta colpita da una scena che avevo visto in televisione. Una donna, in un film in bianco e nero, si accasciava a terra per le troppe pene d'amore. Fu così che appoggiai la testa al banco, misi intorno alla testa le braccia, mi concentrai fortissimamente su Paolo, il ragazzino che mi piaceva dall'asilo e che non ricambiava le mie attenzioni, e aspettai. Stavo inscenando lo svenimento che avevo visto. Ricordo un tempo infinito prima che un mio compagno cominciasse a chiamarmi insistentemente, poi a scuotermi, poi ad urlare chiamando le maestre e loro arrivarono, mi misero sopra il banco, mi alzarono le gambe e io ero affannata, spasimavo, boccheggiavo, cercavo di riprodurre quegli spasimi d'amore che avevo visto. Ricordo che ci fu un grande trambusto e non so se le maestre ci credettero o meno. So però che furono chiamati i miei genitori, io tornai a casa e saltai il compito di geografia. Dunque, sto rivelando che questo svenimento era in realtà inscenato e non frutto di un reale mancamento per la prima volta qui su questo palco. Quindi da ora lo sapranno anche le mie maestre, i miei compagni e ahimè anche Paolo, che fu il grimaldello della mia prima interpretazione teatrale. Io avevo scoperto che io è un altro. Io ero la donna svenuta per le pene d'amore.
Io potevo non essere io, lucida, attenta, presente in quel momento, ma potevo essere confusa, annebbiata, svenuta, e l'avrei reso vero perché fu vero a tutti gli effetti dentro me. Potevo esplorare una zona pericolosissima allora perché apriva la possibilità di essere chiunque in qualsiasi momento. Nella mia testa il passaggio fu questo, non la menzogna. Non ho scoperto di poter mentire, questo lo sapevo già. E lo sapevano anche i miei compagni che a turno fingevano di avere la febbre o il mal di pancia per saltare le lezioni. Io ho scoperto di poter attivare negli altri una forte reazione a catena di panico uscendo da me, incarnandomi in una proiezione che era dentro me dal giorno prima e che mi rendeva non Rebecca che finge di avere il mal di pancia, ma Sofia, Anna, Laura o comunque si chiamasse l'attrice che avevo introiettato. Come diceva la Magnani, ero abitata da quella donna e l'ho incontrata. Ora, non so se questo fa di me un'attrice, non lo so, però so che questa mia vita interiore poteva avere respiro soltanto in questo mestiere, soltanto così. Se si trattasse solo di questo, solo e soltanto di questo, se Rebecca non esistesse, ma fosse solamente l'insieme delle proiezioni che ha deciso di introiettare e di conservare, se l'io non si costruisse dentro, come siamo abituati a pensare, ma fuori da noi. Negli anni le letture che ho fatto su questo tema mi hanno davvero illuminata. Quando ho letto l'idea della coscienza per Sartre, mi ha folgorata. Lui dice: tutto è fuori, tutto, persino noi stessi, nel mondo, tra gli altri, là fuori. Non in un ipotetico rifugio troveremo noi stessi, ma per strada, per la città, in mezzo alla folla. Se davvero la coscienza si acquisisce con l'intenzionalità, come dice Sartre, se per trovarla bisogna s'éclater vers, esplodere verso il mondo, chi più dell'attore agisce questa intenzionalità per ritrovare se stesso? L'attore abita l'altro in sé. Un attore si trasferisce senza valigie perché vestirà degli abiti di chi lo ospita. E chi non ha valigie e beni propri non ha memoria, e chi non ha memoria non esiste. L'io dell'attore non esiste a priori, ma si comporrà nella trasmigrazione e successiva incarnazione. Per quello io non so rispondere quando mi chiedono presentati o raccontaci chi sei. Io non lo so perché non so chi sia Rebecca, non lo so, ma so chi siete voi. So chi è lui, chi è lei, chi sono tutte le persone che ho incontrato nella mia vita e che ho incarnato in una scena o nell'altra. Ed ecco perché per me la vera bugia è l'io, per come me l'hanno raccontato. Perché io non l'ho mai trovato, per come mi hanno detto di cercarlo. Mi dicevano: ascoltati, scava dentro te stessa, impara a stare da sola. Quando cercavo di farlo, esperivo soltanto un grande spaesamento, mi sentivo apolide perché non alberga dentro me la risposta a questa domanda. Citando Lacan, l'io è un oggetto fatto come una cipolla. Lo si potrebbe pelare e si troverebbero le identificazioni successive che l'hanno costituito. Sì, lo so che è un grande azzardo citare Lacan perché non sono del settore, però se i puristi dovessero dirmi qualcosa risponderò intanto di non prendersela con me perché io è un altro. E quindi vai a capire chi. E poi che questa citazione è stata già ripresa in un film conosciutissimo che esplora nel profondo le dinamiche relazionali, in cui il protagonista dice: gli orchi sono come le cipolle, sono fatti a strati. Ecco, se Shrek può citare Lacan così e passarla liscia, mi sono detta posso farlo anch'io. L'attore ricerca in questi strati l'identificazione da portare alla luce e la sceglie come fosse un jukebox. Io sono arrivata a pensare questo e a capire questo dopo anni di nomadismo identitario, in cui sono stata tanto fuori e pochissimo dentro, come se dopo la soggettivazione
che avviene con la scoperta della non coincidenza col sé, con lo scisma, avessi compiuto un ulteriore dolorosissimo passaggio che mi ha portata all'ignoto in senso rimbodiano, a cercare le cose e me stessa non solo fuori, altrove, ma dentro l'altro. E ripeto, non so se questo significhi fare l'attrice, però così è come me l'immagino, o come l'immagino per tanti miei colleghi. Nella mia testa gli attori sono tutto il contrario degli istrioni, degli egocentrici e degli accentratori dell'immaginario comune. Secondo me più di chiunque altro dovrebbero essere bisognosi, alla ricerca, in ascolto. Il vero attore si dà per morto e decide di vivere la sua vita incarnando l'altro e consegnando la sua anima all'eternità delle interpretazioni. Perché le interpretazioni dureranno per sempre. Quando in fin di vita a Vivian Leigh fu chiesto come ti chiami, lei rispose mi chiamo Blanche Dubois e aveva ragione, perché la sua Blanche Dubois di un tram che si chiama Desiderio è sopravvissuta alla morte di Vivian Leigh. E sì, può capitare che quel qualcosa che tu hai evocato, che ti abita in quel fuori da te, quando emerge, può schiacciarti, può sovrapporsi alla tua personalità. Per questo tanti parlano di autoinganno. Mi hanno chiesto tante volte, ma un attore quando recita inganna solo se stesso o anche tutti gli altri? Rispondo ancora una volta, nessuno dei due, perché non è un inganno, è solo una rappresentazione reale di qualcosa che è già avvenuto, che si è impresso nella memoria sensibile, che viene tirato fuori all'occorrenza dall'attore. La prima volta in cui io ho dovuto tirare fuori tutta la rabbia che avevo in corpo per esigenze recitative, me la ricordo. Non mi è capitato di arrabbiarmi così nella vita e spero non succeda mai. Quella rabbia, quella zona è una zona in cui la gente non arriva a cercare perché non si apre alla possibilità di essere chiunque. Abbiamo infinite possibilità. Ci sono infiniti spazi di là, dall'io, che aspettano di essere esplorati. Sono lì, basta ascoltare, fluire, andare alla ricerca, non rinchiudersi dentro dei confini. E allora, dopo tutto questo giro di parole che si intrecciano, che si contraddicono e che sono fantasie di una persona che forse ancora deve trovarsi e che però ama molto recitare, che cosa rimane? Rimane una considerazione, una speranza, direi. Che se fossimo tutti un po' più attori, magari sarebbe più facile comprendersi e amarsi. Se fossimo tutti ospiti di qualcuno, magari agiremmo con più gentilezza. Se fossimo consapevoli del potere che abbiamo e che una nostra azione oggi può diventare l'azione di qualcun altro domani, magari faremmo meno idiozie. Se fossimo consapevoli che in un attimo possiamo diventare i carnefici in una situazione e che abbiamo dentro di noi i germi del male, ma anche i germogli del bene assoluto, che le categorie umane sono labilissime, che tutti abbiamo il potere di non essere quello che non vogliamo essere, che si può sovvertire un sistema relazionale nel quale non ci sentiamo visti, che se non riusciamo a portare a termine una cosa oggi non importa perché domani è un altro giorno, per dirla con Rossella O'Hara, e per dirla invece con Rhett, ce ne possiamo francamente infischiare di tutte quelle cose che ostacolano il nostro cammino. Se noi esplorassimo quella cipolla strato per strato, ci troveremmo di certo il sorriso di una vecchia vicina, il vociare di uno zio bisbetico, il tenero silenzio di un nonno, la forza del pianto di un amico, perché se io è un altro, allora un altro sono io. Ecco dunque, se voi siete me e io sono tutti voi, di certo sentirete il senso di meraviglia per essere qui e il battito accelerato del mio cuore. Ve lo lascio in dono e chissà che non diventi un vostro strato. Non sarà un dono inestimabile, ma di certo sarà un dono di verità. Grazie.